Diciamolo, ormai penso che tutti conoscano Zorin OS. Se non lo conosci, magari stai utilizzando Windows, devi comprendere che è un sistema operativo perfetto. Perché è perfetto? Perché è bello da vedere, semplice da utilizzare. Quindi, se tu attualmente stai utilizzando Windows e ti è arrivato già alle orecchie questo sistema operativo, provalo con tranquillità perché è veramente semplice da utilizzare. Però quest'oggi io voglio proporti un'alternativa a Zorin OS, ma questa alternativa è semplice da utilizzare come Zorin OS, è molto personalizzabile perché Zorin OS ha due pacchetti sostanzialmente, uno base dove ti permette di fare certe personalizzazioni e uno a pagamento dove puoi espandere queste personalizzazioni. Quello che ti mostro oggi è un sistema operativo equivalente, molto personalizzabile, anche più di Zorin, sempre con un click senza far nulla di strano, però è totalmente gratuito e si basa, le sue fondamenta sono basate su Arch Linux, quindi si hanno programmi nuovi e tutto quello che gira intorno al mondo Arch, quindi ogni novità la puoi installare subito, eccetera, eccetera. Adesso ti faccio vedere cosa però fanno grande Zorin OS, perché ricordati, Zorin OS è un sistema operativo, secondo me, bellissimo e facilissimo da utilizzare. Come dicevamo, Zorin OS piace davvero a tutti, perché? Perché ha reso la personalizzazione del suo ambiente desktop molto semplice. In modo semplice, con un click puoi andare a cambiare quello che non ti piace nella visualizzazione del tuo desktop. Quindi se ti piace avere la barra sotto di fianco, le app messe in questo stile eccetera, basta fare un click e vai a cambiare davvero tutto. Però quest'oggi io ti voglio mostrare un sistema operativo equivalente su base Arch Linux, quindi su una base sempre aggiornata che non devi mai riformattare, dove puoi trovare centinaia di software totalmente aggiornati e quant'altro. Ti voglio mostrare un sistema operativo equivalente che ti permette di essere personalizzato anche meglio di Zorin OS, spendendo quanto, Gregorio? Niente, 0 euro. Quindi adesso andiamo a guardare questo sistema operativo e dimmi un attimo cosa ne pensi. Ok, qui siamo di fronte al sistema operativo Linux che ti volevo mostrare. Lo so, adesso stai dicendo, ma che cavolo, qui di bello non c'è niente, qua è tutto difficile. No, perché volevo, mi viene da ridere perché so già i vostri commenti mentre che guardate il video, dite, beh, non mi sembra molto bello. Comunque vi voglio far vedere fin dall'inizio quando si va a installare questo sistema operativo. Perché? Perché merita anche guardare proprio la fase di installazione, perché anch'essa è bellissima. Quindi qui innanzitutto possiamo scegliere, qui sono in macchina virtuale, qui possiamo scegliere praticamente che cosa andare a installare, in che metodo, ovvero utilizzare Xorg, Wayland, eccetera, mettere driver NVIDIA già subito dall'inizio, non mettere driver proprietari, insomma possiamo fare quello che vogliamo. Senza saperne leggere né scrivere, clicchiamo il primo punto. Adesso parte l'installazione. Ci tenevo proprio a farvi vedere sin dall'installazione come funzionava, perché anche l'installazione stessa è rimodernizzata, fatta proprio a modo suo, e quindi questo sistema operativo è proprio bello sin dall'inizio. Qua sta caricando i vari componenti nel kernel, eccetera, monta tutto, fa tutti i suoi magheggi per funzionare. Aspettiamo che finisca un attimo questa fase transitoria e poi ve lo faccio vedere. Ma mi piace tanto perché, essendo basato su Arch Linux, hai tutta roba nuova, fresca, e soprattutto questa roba che solitamente su Arch Linux la gente ha paura di gestire. Qua la gestisci tutta veramente con un click. Qui il terminale sembra assurdo, sei su Arch Linux, ma qui te lo puoi proprio dimenticare. Intanto vedete qui ci sono le nostre bandierine. Adesso io combatto nel trovare l'Italia perché è sempre così. Vedo queste, dico sarà questo, io mi sbaglio, purtroppo mi sbaglio. Qua italiano, se selezioniamo la nostra tastiera italiana, ecco quello che vi dicevo prima. Lo vedete qui già in fase di configurazione di installazione, possiamo andare a scegliere praticamente che ambiente, come verrà fuori esteticamente il nostro
ambiente grafico. C'è il modello classico che è tipo quello che abbiamo visto su Zorin OS, ok? E poi ci sono anche tutti quelli che ci sono su Zorin OS. Io solitamente scelgo questo sistema grafico qua. Comunque andiamo a mettere questo qua. Adesso qui arriva il bello, perché qui si poggia su KDE, che è un ambiente grafico. Qua possiamo scegliere come visualizzare l'aspetto grafico del nostro tema. A me piace sempre la versione dark, ok? Io scelgo questa perché mi piace particolarmente. Ho scelto quello che vogliamo utilizzare, non ci rimane che attendere. Qui ovviamente si attende qualche secondo in più perché sono su macchina virtuale, ok? Per permettere di farvi vedere registrando questo video. Vedete qui che bello che è. Cioè, adesso, ma il fattore è che qui uno dice, Gregoro, sì, è bello, però non voglio improntare tutto sulla bellezza del sistema operativo, anche se questo è favoloso, ma farvi vedere come funziona in modo veramente semplice. Ok, ve lo faccio vedere un attimo, poi andiamo a vedere l'installazione perché è interessante, molto interessante. Allora, vedete qua, apriamo il nostro gestore dei file, qui vedete, possiamo già apprezzare com'è l'estetica, ma questo sistema lo puoi personalizzare tutto, tutto quanto ragazzi, tutto. Se vai nel pannello di controllo, qua succede veramente la magia. Allora, qui avviene una magia, perché dico questo? Se tu non conosci un sistema operativo Linux o già ne frequenti qualcuno, quindi in grandi linee li conosci, sai già, se no te lo spiego io adesso, che gestire alcuni aspetti nel sistema operativo Linux, in quanto è molto più aperto di Windows e ti permette di personalizzare tante cose, non è sempre scontato trovare che con un click puoi andare a personalizzare delle aree, un aspetto del tuo sistema operativo. Qui invece con Big Linux, che non l'avevo detto all'inizio, puoi veramente gestire tutto con un click e funziona tutto. Puoi andare a personalizzare come prima i temi, vedi? Qui vai a selezionarti il tema, che è la schermata iniziale che si è aperta. Puoi andare a installare un kernel nuovo che è il cuore del nostro computer che fa funzionare tutto, e qui praticamente puoi scegliere tra diversi kernel LTS o non LTS più nuovi, tra Xenemod, come si pronuncia, Xenemod, scusate la pronuncia, che è un kernel molto molto spettacolare, funziona bene. Ho letto dei commenti contrastanti su questo kernel, cioè molti dicono che andando a utilizzarlo non si rilevano così tante modifiche da quello di stock, invece no, soprattutto se sei un giocatore non troverai magari molti più FPS nell'andare a giocare, però si nota tutto nella latenza, quindi è un buon kernel questo qua. Io solitamente utilizzo questo qui. Qui abbiamo i driver per la nostra scheda video. Anche qui c'è un menu in italiano che vi spiega che cosa succede se andate a fare una scelta se non quell'altra. Ok, vi dice praticamente che questi sono driver video vecchiotti, questi sono i stabili che funzionano sempre, questi qua si va sullo stabile più nuovo e questo si va sul nuovissimo, ok? E poi qui si va a cambiare il kernel, eccetera. Comunque se non sapete queste parti qui poco importa, ok? Già lui di stock vi mette quello giusto dove funziona tutto e amen. Qua potete fare direttamente i backup, poi vedete questa parte sulla sinistra, vedete telefono, personalizza, regione, ecco, sono tutte impostazioni che puoi andare a cliccare e andare a personalizzare, quindi controller di gioco, i driver, le stampanti, la tavoletta grafica, tavoletta disegno, c'è lo scanner HP, il sistema potete andare a selezionare, guardate, c'è di tutto ragazzi, cioè possiamo andare a fare qualsiasi configurazione praticamente con un click, e per me questa è tanta roba, cioè capite, qui siamo su Arch Linux, su base Arch Linux,
abbiamo un sistema operativo che si aggiorna sempre, non dovremo mai andarlo a reinstallare e quant'altro. Possiamo personalizzarlo come Zorin OS con 0 euro. Cosa dirvi altro? Possiamo andare comunque, se non ci piacciono i temi di Big Linux, possiamo andare qua, andare a scaricare quelli nuovi come facciamo con KDE tradizionale, possiamo andare a modificarne anche le icone, se non ci piacciono le sue, possiamo, possiamo, qui è tutto un possiamo, cioè qualsiasi cosa voi vogliate modificare sul vostro computer, qui ve lo fa fare con un clic. Secondo me, secondo il mio modesto giudizio, questo sistema operativo è uno dei più belli, dei funzionali del panorama Linux. Se non è il più bello, secondo il mio giudizio può essere il secondo, ma io tante volte faccio difficoltà a non integrarlo tra i primi due che mi piacciono assolutamente nel panorama Linux, perché qui veramente è tutto a portata di mano ed è tutto veramente, anche l'installazione delle app. Adesso qui sono in macchina virtuale, se no qua vi verrebbe fuori anche Flatpak e Snap, quindi potete integrare qualsiasi tipo di pacchetto, quindi se volete usare i pacchetti di Flatpak li installate, così come quelli di Ubuntu Snap. Tra l'altro non c'entra niente con il video, però mi capita molto spesso di parlare di OBS Studio. Tra l'altro volevo farci un video e molta gente mi dice: come mai usi gli snap per far funzionare OBS Studio? Perché OBS Studio, utilizzando il pacchetto snap, come qualità e come problemi che crea, integrandosi quando registri macchine virtuali eccetera, non crea proprio nessun tipo di problema. Mi è capitato con Flatpak che certe volte impazzisce un po' l'audio e gracchia eccetera, quindi devo fare dei tagli astrusi nei video, così come installarlo direttamente nelle applicazioni native. Ok, vabbè, mi stavo perdendo, stavo spiegando altre cose, ma non è questo il video. Comunque qui potete andare a selezionare la modalità semplificato o no, potete andare in impostazioni, abilitare Flatpak, Snap, far tutto cosa volete. Poi qui praticamente andate a selezionare quello che volete installare. Ok, cliccate, andate nella sezione, li installate, si auto-aggiornano. Quindi ragazzi, non vi ho fatto vedere tutto di questo sistema operativo perché dovrei stare qui penso ore per farvi vedere tutto, però quello che volevo farvi vedere è che è uguagliare e io oserei dire anche superare Zorin OS, si può e si può in grande stile, perché Big Linux è tanta roba. Qua è l'installazione, mettiamo in modalità live, ok, ti dice cosa fa, cosa non fa, eccetera, si va avanti. Qui c'è un installatore grafico molto ben fatto, ti geolocalizza. Adesso qua il mio disco virtuale, avanti, qua fai l'installazione. Una volta fatto questo parte l'installazione e molti mi hanno chiesto anche perché utilizzi VMware invece di Gnome Boxes o, scusate sto digitando, per virtualizzare. Rispondo a questa domanda direttamente dal video, perché è un software che funziona molto meglio di altri emulatori, insomma, per testare in macchine virtuali, è molto più fluido e molto più realistico quando provi un sistema operativo con questo strumento. Si va a fare l'installazione, qua vi giocate la vostra partita contro il computer, termina l'installazione di Big Linux è praticamente finita. Che dire ragazzi, basta, smettiamola anche di giocare. Che dire, io spero che questo video sia stato interessante per voi. Se fosse così iscrivetevi al canale, lasciate un like. Ragazzi, ci sentiamo nei commenti, ditemi il vostro parere perché è fondamentale conoscere anche le opinioni vostre, cosa utilizzate, cosa pensiate sia migliore o no di Zorin, e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi.